Chiedimi qualsiasi cosa e la farò. Io ti adoro, ti amo, ma non mi lasciare. Non posso vivere senza di te. Tu mi hai insegnato tutto, che cos'è l'amore, che cos'è il sesso. Vuoi fare l'amore con me? Adesso? Subito? Benvenuti in Soffitta, il luogo dove la nostalgia incontra la passione e dove ogni angolo nasconde storie di bellezza, arte e sensualità da riscoprire. Oggi ci chiediamo che fine ha fatto Loredana Romito, quel viso che ha illuminato lo schermo nel decennio degli anni '80 con una presenza tanto fugace quanto indimenticabile. Una stella del cinema italiano, la cui carriera, breve ma densa, ha lasciato un'impronta nel cuore dei fan e negli anfratti più reconditi della nostra anima di celluloide. Oggi ci immergiamo in un viaggio attraverso la vita e i film di Loredana Romito, attrice di grande talento. La sua filmografia è un mosaico variegato di B-movie divenuti cult nel tempo e di successi clamorosi al botteghino, un percorso artistico brillante che merita di essere ricordato. Prepariamoci dunque a ripercorrere insieme la storia di questa splendida artista. Se ti sei perso la puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata. Ti lascio il link nella descrizione del video. Se ancora non sei iscritto alla Soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle bellissime come la nostra Loredana Romito. Nata sotto il cielo stellato di Benevento l'11 gennaio del 1965, Loredana Romito si avventura nel mondo del cinema con un debutto che lascia subito il segno. Il 1985 segna l'inizio della sua carriera cinematografica, un anno in cui il destino la porta a incrociare la strada di alcuni dei nomi più brillanti del panorama italiano. Loredana fa il suo ingresso sul grande schermo con due opere dirette da Sergio Martino, un maestro nel raccontare storie che si muovono agilmente tra il thriller, l'horror e la commedia. E chi meglio di Gigi Andrea, il duo comico del momento, per affiancarla in questa avventura iniziale? Doppio misto e mezzo destro mezzo sinistro, due calciatori senza pallone, sono i titoli che segnano il battesimo artistico di Loredana, regalandole immediatamente una visibilità notevole. Ma il talento di Loredana non conosce confini di genere. Appena un anno dopo il suo debutto decide di esplorare nuovi orizzonti artistici, dimostrando la sua versatilità. Dal calore e dalla leggerezza della commedia si tuffa nelle acque più oscure e profonde del thriller con Morirai a mezzanotte, un film diretto da Lamberto Bava, che svela una nuova faccia del suo talento. E come se non bastasse, nel 1987 è la volta di Luci lontane, sotto la guida di Aurelio Chiesa, un'opera che le permette di mostrare ancora una volta la sua capacità di adattarsi e brillare in contesti diversi. Attraverso questi primi passi del mondo del cinema, Loredana Romito dimostra non solo la sua bellezza mozzafiato, ma anche un talento poliedrico e una determinazione ferma a sperimentare e a crescere artisticamente. Il 1988 si rivela un anno straordinario per Loredana Romito, un anno che segna per lei una svolta significativa, con la partecipazione a diversi film che le offrono ruoli di spicco e la possibilità di mostrare la sua versatilità e il suo talento. Uno di questi è Rimini Rimini un anno dopo, dove appare nell'episodio Il nipote del vescovo, diretto da Bruno Corbucci. La sua avventura cinematografica prosegue con Snack Bar Budapest, un'opera del maestro dell'erotismo Tinto Brass. In questo contesto Loredana dimostra non solo la sua bellezza, ma anche una profonda capacità interpretativa, conquistando così una popolarità sempre maggiore. Ricordiamo anche ben due film prodotti da Remo Angioli. Il primo è Kafka, la colonia penale, che ha avuto poco seguito e diretto da Giuliano Betti, e il secondo film è il giallo erotico di Beppe Cino, Fatal Temptation. La trama di quest'ultima pellicola pare molto somigliare e ripercorrere l'impronta noir che ha gettato un altro film caposaldo del genere, Il postino suona sempre due volte.
In questo film Loredana Romito ricopre finalmente i panni della protagonista, quelli di Giulia, moglie determinata che, insieme all'amante, decide di porre fine alla vita del ricco marito che è diventato cieco a causa di un incidente. In quella pellicola, come in tanti notano in quegli anni, Loredana mostra generosamente le sue grazie al pubblico. Tuttavia, nella pellicola gli spettatori non notano solamente il generoso décolleté di Loredana, ma anche il grande impegno che la donna ci mette per riuscire a dare il meglio di sé dal punto di vista recitativo. Loredana si afferma come protagonista assoluta, centrando un ruolo che le consente di esplorare appieno le sue doti di attrice, in un film che mette in luce le sue qualità sia fisiche che espressive. Nel corso dello stesso anno, Loredana arricchisce ulteriormente il suo curriculum con titoli come Riflessi di luce di Mario Bianchi, Ciao Ma di Gian Domenico Curi e Transformer, la bestia sorgerà dagli abissi di J. Kamen, dimostrando una straordinaria capacità di adattamento e un'impressionante versatilità artistica. Questo insieme di esperienze cinematografiche, così variegate e sfaccettate, non solo amplifica la sua popolarità, ma consolida anche la sua reputazione come una delle attrici più talentuose e magnetiche della sua generazione, capace di spaziare con disinvoltura tra generi diversi, dalla commedia al thriller, dal drammatico al sensuale, distinguendosi in ogni pellicola in cui partecipa. Loredana Romito, con il suo 1988 da record, si conferma una vera forza della natura nel cinema italiano. E in quegli anni fervidi e pieni di energia, Loredana Romito diventa un vero e proprio simbolo di fascino e bellezza, tanto che le riviste si contendono l'onore di averla in copertina, possibilmente senza veli. Loredana non si tira indietro e per la gioia degli occhi dei suoi fan si mostra in tutto il suo splendore, incarnando l'essenza stessa della femminilità e della sensualità che tanto caratterizzava il periodo. Questo suo modo di essere, audace e autentico, le fa guadagnare l'ammirazione non solo del pubblico maschile, ma anche di quello femminile, che vede in lei un esempio di emancipazione e di libertà espressiva. Su questo punto vorrei conoscere anche la tua opinione. Scrivimi in un commento che cosa ne pensi e se il video ti sta piacendo non dimenticare di farmelo sapere con un like. Veramente, ma allora te e Rocco non state più insieme? Oh, non me lo nominare. Rocco è un nome che non voglio più sentire. Meriterebbe che facessi quello che non ho mai fatto. La sgualdrina. Brava, così impari. Mi verrebbe voglia di andare con tutti. Con guarda. tutti. Tanto siamo stupidi noi donne. Negli ultimi anni della sua carriera cinematografica, Loredana Romito continua a collaborare con figure di spicco del cinema italiano, dimostrando ancora una volta il suo notevole talento e la sua capacità di adattarsi a diversi generi cinematografici. La sua partecipazione nel 1989 a Testimone oculare, un film diretto da Lamberto Bava, segna l'ultima collaborazione con il regista, con cui aveva già lavorato in precedenza, consolidando una partnership artistica di successo che ha saputo esaltare le qualità interpretative di Loredana. Il 1991 si rivela essere un anno significativo per Loredana, poiché prende parte a 2 film che ottengono un grande successo di pubblico. La sua presenza in Johnny Stecchino, diretto e interpretato da Roberto Benigni, premio Oscar e uno dei nomi più riconosciuti del cinema italiano a livello internazionale, le permette di far parte di una commedia brillante e amata dal grande pubblico. La sua interpretazione nel film contribuisce al successo della pellicola, che diventa uno dei maggiori incassi nel panorama cinematografico italiano di quel periodo. Nel film Benigni interpreta Dante, autista toscano e sosia del boss pentito Johnny Stecchino. La donna di quest'ultimo usa Dante per salvarlo dalle grinfie della mafia che si vuole vendicare del pentito. Loredana ha una parte piccola, interpreta infatti Gianna, donna che lavora nella scuola dove Dante accompagna i ragazzi. Tuttavia pare essere un'importante apparizione, in quanto il film parte addirittura con una sua inquadratura, dalla quale tutto comincia. L'estro e la genialità artistica di Benigni fa sì che questa sia la migliore interpretazione e apparizione di Loredana, dove la donna appare più bella e sensuale come non mai in altri film. Pensavo che venire a questa festa mi avrebbe fatto stare bene. E invece, scusami se t'ho coinvolto. Parallelamente Loredana appare in Le Comiche 2, diretto da Neri Parenti, un altro successo a botteghino che vede la partecipazione di 2 pilastri della comicità italiana, Renato Pozzetto e Paolo Villaggio.
Il suo contributo a questa commedia, che segue le avventure umoristiche dei suoi protagonisti, dimostra ancora una volta il suo talento nel muoversi con disinvoltura tra i ruoli comici e drammatici. Questi anni rappresentano il culmine della carriera di Loredana Romito nel cinema, un periodo in cui la sua capacità di interpretazione e la sua presenza scenica le hanno permesso di lavorare al fianco di alcuni dei maggiori talenti del cinema italiano. La sua scelta di progetti diversificati, unita alla qualità delle sue performance, conferma Loredana come una delle figure più interessanti e carismatiche del tempo, contribuendo al successo di film che sono diventati veri e propri classici del cinema italiano. E poi, più nulla, non ci è dato sapere perché, ma Loredana Romito ha fatto perdere le sue tracce. E così, cari soffittari, si conclude la nostra puntata dedicata a Loredana Romito, la meteora del cinema italiano che ha saputo illuminare il firmamento degli anni 80 e 90, con la sua presenza fugace ma indimenticabile. Abbiamo viaggiato attraverso i suoi ruoli più iconici, scoprendo come, nonostante la brevità della sua carriera cinematografica, Loredana abbia lasciato un'impronta significativa, testimoniando la sua versatilità e il suo indiscusso talento. La sua parabola artistica ci ricorda che nel mondo del cinema anche le stelle che brillano per un breve periodo possono lasciare un segno duraturo, ispirando nuove generazioni e mantenendo vivo il ricordo delle loro opere. Loredana Romito ha dimostrato che non è la lunghezza della carriera a definire l'impatto di un artista, ma la passione e l'intensità che mette in ogni singola interpretazione. Vi ringrazio per aver seguito questa puntata. Ricordatevi di iscrivervi alla soffitta di Pippo per altre esplorazioni nel ricco universo delle B-Movie Girls del cinema, dove ogni angolo nasconde storie di talento, passione e talvolta di fulminee apparizioni che brillano intensamente. E cliccando sul video qui accanto potrai scoprire cosa è successo a quest'altra indimenticabile attrice.